Ciao a tutti, benvenuti sul canale di GOAT Community Italia, sono Stefano e oggi vi portiamo la deck profile di Zombie. Allora, iniziamo con la lista. Abbiamo 3 Tartaruga Piramide, è una carta fondamentale per il mazzo, fondamentale in quanto oltre ad entrare in sinergia con altre carte che dopo vedremo, è essenziale per portare qualsiasi zombie presente nella lista del mazzo. 2 copie di Vampire Lord, molto forte in quanto è il mostro, il boss monster del mazzo, bisogna cercare di tenerlo il più possibile in campo e se viene distrutto appunto dalle carte dell'avversario ritorna durante la nostra standby phase, quindi è molto importante appunto avercelo sempre in campo. Gioco una copia poi di Ryukoki, una copia sola in quanto è fondamentale in game 1 contro Chaos, infatti uno dei punti deboli, se non il più grande punto debole di questo mazzo è appunto fronteggiare qualsiasi versione di Chaos deck, soprattutto in quanto non abbiamo mostri grossissimi, anzi già avere giù in campo dell'avversario un sorcio è un problema su come toglierlo, quindi sicuramente in game 1 almeno una copia di Ryukoki. Abbiamo poi 2 mummie rigeneranti, sono molto forti in quanto oltre ad avere un buon attacco e difesa, in quanto 1800 di attacco sta sopra quasi tutti i mostri più giocati del formato, ha anche una buona difesa e soprattutto l'effetto di ritornare in mano una volta scartato è utile contro tutti gli effetti di discard del gioco, quindi di God Format, come Delinquent Duo contro Don Zalugo oppure contro lo stesso Reaper. Spirit Reaper, gioco 2 copie, oltre a poter essere portate dalla stessa Tartaruga Piramide, sono utili per guadagnare tempo e poi se l'avversario non ha mostro in campo anche il loro effetto sicuramente è molto valido. Una copia di Ratto Gigante, una sola copia in quanto mi trovo bene, serve sia per portare le tartarughe o eventualmente portare il monoper di Forza Esiliata che serve appunto per togliere mostri ingombranti come ad esempio i limiti dei 1000 occhi o i mostri grossi di Chaos. Una copia appunto di Forza Esiliata, poi staple abbiamo un Sangan, un Sinister, un Tribe, Tsukuyomi, anche in questo caso soprattutto la gioco contro il limite dei 1000 occhi che dà molto fastidio al mazzo, infatti togliere un vampiro che rubato da terra non viene quindi distrutto fa abbastanza male, quindi Tsukuyomi sicuramente importante e l'1 per di Breaker. Diciamo la trinità, questo nulla da spiegare, nulla da aggiungere. 2 per di Scapegoat, gioco 2 Scapegoat perché da un lato mi piacciono, sono abbastanza difensivi e poi perché vanno in combo con Creature Swap. Creature Swap assieme a loro diciamo possono creare un bel vantaggio, quindi 2 per sicuramente giocabile. Abbiamo poi la prematura, monotifone, Creature Swap appunto. Creature Swap quindi va in combo con Scapegoat ma soprattutto va in combo con le tartarughe. È una carta fortissima ma bisogna anche valutare bene quando giocarla, infatti se per caso incorriamo in un Scapegoat dell'avversario, vederci dare appunto un token in cambio di una tartaruga sicuramente non ci dà quel gran vantaggio sperato. 2 per di Book of Life, sicuramente anche questa è una carta importantissima per il mazzo, ci permette di portare qualsiasi zombie, quindi a recuperare qualsiasi zombie dal cimitero e soprattutto serve per fare un buon controllo del cimitero dell'avversario. Possiamo usarlo, togliere Sinister, togliere materiali luce oscurità nei mazzi Chaos o togliere magari un BLS o un sorcio che sono già stati evocati correttamente e quindi questo ci dà sicuramente un bel vantaggio. 1 per di controllo avversario, gioco una copia perché secondo me è forte e va sicuramente in combo con i capri. Ci dà la possibilità inoltre di rubare un mostro all'avversario e eventualmente se abbiamo in mano dei mattoni come Vampire Lord o Ryukoki potremmo usare il mostro dell'avversario rubato come tributo e quindi toglierci una carta pesante dalla mano. 2 per di Knock semplicemente per rimuovere mostri flip dall'avversario e ottenere poi il vantaggio campo, una Storma, uno Snitch. Poi per quanto riguarda le trappole invece Skill Drain secondo me anche in questo caso molto forte in quanto abbiamo dei mostri con effetto ma il gran vantaggio ce l'abbiamo con le Tartarughe Piramide, con mostri grossi ad esempio come le Wumi e Vampire Lord che comunque anche con skill sul campo attivano i loro effetti. Immune abbiamo anche Ratto Gigante e la stessa forza esiliata. Dalle altre trappole abbiamo Mono Mirror Force,
Tributo Torrenziale, Ring, Call e Dash. Quindi per il reparto trappole, a parte gli skill drain, è un qualcosa di abbastanza standard. In sé il mazzo in game 1 secondo me è molto forte in quanto può vantare mostri grossi, può vantare già di giocare skill drain. L'unica pecca, appunto, come detto in precedenza, soffre molto caos perché essenzialmente togliere i 2003 che il mazzo gioca, quindi sorci, risulta parecchio difficile. Quindi a mio avviso bisogna saperlo giocare bene. Non lo reputo un T1, ma lo reputo un mazzo divertente da giocare, e volendo si possono giocare anche poi delle, diciamo, varianti, quindi si può giocare sicuramente con le metamorfosi, si può giocare il reparto di giudizi solenni, però in sé diciamo che questa è una lista abbastanza standard e divertente da giocare. Per quanto riguarda l'extra deck, il mazzo non gioca metamorfosi, però per non dare vantaggio all'avversario, quindi fargli già capire a game 1 che non giochiamo extra deck e quindi non giochiamo metamorfosi, un extra deck casuale di 15 carte a mio avviso bisogna giocarlo. Quindi questo qui è un consiglio che mi sento di dare. Per adesso è tutto, alla prossima con nuove deck profile.